Come si fa a trasformare un aereo da caccia in un pennello e il cielo in una tela? Ci vuole un eroe di guerra, certo, ma serve anche un artista, un pioniere con una visione e una determinazione di ferro. Questa non è solo la storia di un pilota, è la storia di un uomo che ha prima combattuto per difendere la sua nazione e poi, finita la guerra, ha deciso di regalarle un nuovo orizzonte, dipinto con l'orgoglio e la bellezza. Questa è la storia di Mario Squarcina, l'uomo che ha messo le ali al tricolore. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. La storia di Mario Squarcina non inizia nel caos di una battaglia aerea, ma nel cuore di una passione. Nato a Padova il 19 aprile del 1920, in un'Italia che si stava ancora leccando le ferite della Grande Guerra, il giovane Mario non sognava la guerra, sognava il volo. A quei tempi l'aviazione era una frontiera selvaggia, un mondo per audaci che accendeva l'immaginazione. Gli aerei non erano ancora le macchine da guerra che conosciamo, ma meraviglie della tecnica che promettevano libertà e un punto di vista tutto nuovo sul mondo. Per il giovane Squarcina, il rombo di un motore era musica. Mentre l'Europa marciava verso un nuovo, terribile conflitto, lui guardava il cielo con desiderio, non con paura. Vedeva gli aerei come un'estensione del corpo e dello spirito, capaci di danzare con il vento. Questa visione quasi poetica del volo lo accompagnerà per tutta la vita, sia nei cieli di fuoco della guerra, sia in quelli di pace delle esibizioni acrobatiche. Quando arrivò la chiamata del dovere, arruolarsi nella Regia Aeronautica fu la cosa più naturale del mondo. Non era solo una carriera, era il suo sogno che si avverava. Finalmente poteva stringere una cloche, sentire la potenza del motore e vedere il mondo diventare piccolo sotto le sue ali. Fin da subito fu chiaro a tutti. Squarcina non era un pilota qualunque. Aveva un talento istintivo, un feeling con la macchina e con l'aria che lasciava tutti a bocca aperta. Ma a colpire ancora di più era la sua abilità nel volo acrobatico. Per lui le manovre non erano semplici esercizi, ma una forma d'arte, un dialogo tra uomo, macchina e cielo. Questa ricerca della perfezione estetica nel movimento sarebbe diventata la sua firma. Il 5 gennaio del 1942, la passione di Mario Squarcina si scontra con la realtà brutale della Seconda Guerra Mondiale. Viene assegnato alla 90ª squadriglia del 10° gruppo, ai comandi del Macchi MC-202 Folgore. Non un aereo qualsiasi, il Folgore era il fiore all'occhiello della Regia Aeronautica, spinto da un potente motore tedesco costruito su licenza dall'Alfa Romeo. Era un caccia veloce e maneggevole, in grado di tener testa persino ai temibili Spitfire inglesi. Per un pilota come Squarcina era lo strumento perfetto. Il suo battesimo del fuoco avviene nei cieli del Mediterraneo, un teatro di guerra strategico e spietato. Il 16 maggio del 1942, durante una scorta sopra la munitissima isola di Malta, la sua formazione viene intercettata da un nugolo di Spitfire. In un istante, il volo non è più una danza, ma una lotta per la sopravvivenza. Nel caos del combattimento, dove una frazione di secondo fa la differenza, Squarcina dimostra di avere non solo talento, ma anche un coraggio glaciale. Con una manovra precisa e audace, si mette in coda a un nemico e lo abbatte. È la sua prima vittoria, una tragica conferma delle sue capacità. Ma è nei cieli del Nord Africa che il suo nome diventa leggenda. Durante la campagna di Bir Hakeim, nel giugno del 1942, partecipa a missioni ad altissimo rischio. Il 4 giugno gioca un ruolo chiave negli attacchi che contribuiranno alla caduta della postazione, mitragliando 2 caccianemici. Pochi giorni dopo, il 7 giugno, la sua abilità viene messa a dura prova. In un altro scontro furibondo, abbatte un caccia P-40, ma il suo Folgore viene crivellato di colpi. Con i sistemi al limite, Squarcina non si perde d'animo. Lotta con i comandi, gestisce il motore sofferente e con una perizia incredibile riesce a riportare a casa l'aereo semidistrutto, salvando se stesso e la macchina.
Il 16 giugno la sfida si fa ancora più grande. La sua formazione si scontra con 25 caccianemici. Nonostante l'inferiorità numerica, Squarcina non esita. Si lancia nella mischia e abbatte un altro aereo. Missione dopo missione si guadagna la fama di Asso, un pilota che unisce una tecnica sopraffina a un coraggio indomito. Non era uno spericolato, ma un freddo calcolatore, un maestro nel spingere il suo aereo al limite, trasformando ogni duello in una letale partita a scacchi. La guerra aveva forgiato il giovane sognatore nel guerriero dei cieli d'Italia. Finita la guerra, l'Italia era una nazione in ginocchio, non solo materialmente, ma anche nello spirito. L'aeronautica militare andava ricostruita da zero, con una nuova identità. In questo clima, l'esperienza di uomini come Mario Squarcina era oro colato. Per lui, la pace non significava appendere il giubbotto al chiodo, significava reinventare il suo amore per il volo, trasformandolo da strumento di guerra a simbolo di orgoglio nazionale. La sua reputazione lo porta, nel 1957, a guidare i Diavoli Rossi, una delle pattuglie acrobatiche dell'aeronautica. Sotto il suo comando, a bordo dei cacciabombardieri a reazione F-84F Thunderstreak, la pattuglia si distingue per audacia e precisione. Nel 1959 i Diavoli Rossi vengono nominati miglior team acrobatico della NATO. Quel successo internazionale rafforza in Squarcina una convinzione. L'Italia aveva bisogno di qualcosa di più. Fino ad allora non c'era una pattuglia acrobatica nazionale fissa. Il compito veniva affidato a rotazione ai vari reparti, sprecando risorse ed esperienza. Per Squarcina questo sistema era un freno a mano tirato. Sognava una squadra stabile, un'accademia del volo acrobatico che rappresentasse l'eccellenza italiana nel mondo, in modo permanente. La sua visione finalmente trova ascolto. Nel 1961 lo Stato Maggiore affida al Maggiore Squarcina un incarico storico: fondare la Pattuglia Acrobatica Nazionale, PAN. Squarcina si mette subito al lavoro. Sceglie come base l'aeroporto di Rivolto, in Friuli, non lontano da Campoformido, la culla dell'acrobazia italiana. Seleziona personalmente i piloti, non cercando solo i migliori, ma uomini che condividessero la sua stessa bruciante passione. Per i velivoli vengono scelti i caccia F-86 e Sabre. Il 1 marzo 1961, a Rivolto, nasce ufficialmente il 313° gruppo addestramento acrobatico. Il mondo li conoscerà come le Frecce Tricolori. Squarcina non crea solo una squadra, la plasma. Introduce un programma di volo spettacolare, inventando figure che lasciano il pubblico a bocca aperta. La più celebre? La bomba. Una manovra mozzafiato in cui la formazione si apre a ventaglio in picchiata a bassa quota, per poi cabrare all'ultimo istante, disegnando l'esplosione di un fiore nel cielo. All'inizio la formazione è di 6 aerei più il solista, ma Squarcina punta ancora più in alto. Nel 1963 fa qualcosa che a molti sembra pura follia: allarga la formazione a 9 aerei, più il solista. 10 jet che danzano all'unisono a pochi metri di distanza. Una scommessa vinta. La formazione a 10 velivoli diventa il marchio di fabbrica delle Frecce Tricolori, la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, un record che detengono ancora oggi e certificato dal Guinness World Records. Dalle ceneri della guerra, l'uomo che aveva difeso i cieli d'Italia stava ora insegnando al mondo come dipingerli. L'impatto di Mario Squarcina va ben oltre la storia dell'aviazione. È un'eredità incisa nel cuore dell'Italia. Le Frecce Tricolori sono diventate un'icona amata da tutti, un patrimonio di orgoglio e un ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo. Il modello che Squarcina aveva tanto voluto, una pattuglia stabile e professionale, si è dimostrato un successo clamoroso, un punto di riferimento mondiale. Il programma di volo che ideò, con figure come la bomba, è ancora oggi il cuore delle loro esibizioni. L'eredità di Squarcina non è solo nei manuali di volo. È viva ogni volta che i 10 aermacchi MB-39 disegnano il tricolore più lungo del mondo. Le frecce sono diventate sinonimo di abilità, unità e bellezza.
Sono l'emozione che chiude le più importanti manifestazioni nazionali, un momento in cui un intero popolo guarda in su, con il fiato sospeso e un profondo senso di orgoglio. L'aeronautica militare lo ha dichiarato asso dell'aviazione e sulla base di Rivolto, la casa delle frecce che lui stesso scelse, il piazzale principale porta il suo nome. È un tributo permanente all'uomo che ha dato un'anima a quel luogo. Ma la sua eredità più grande è l'ispirazione. Squarcina ha dimostrato che dopo la distruzione si può ricostruire qualcosa di ancora più bello. Ha insegnato che disciplina militare e creatività artistica possono fondersi per raggiungere vette di eccellenza assoluta. Ha insegnato a generazioni di piloti che volare significa dominare se stessi e avere una fiducia cieca nei propri compagni. La sua è la storia di un uomo che ha combattuto, ha vinto e poi ha deciso di non accontentarsi, ma di creare qualcosa di unico. Dalle battaglie per difendere i cieli d'Italia alla missione di dipingerli con orgoglio. Mario Squarcina non è stato solo un pilota, è stato un artista che ha lasciato la sua firma indelebile nella storia. La sua vita ci ricorda che un eroe non si misura solo dalle battaglie che vince, ma dalla bellezza che crea e dall'eredità che lascia. Ogni volta che vedremo sfrecciare le frecce tricolori, sapremo che in quel volo perfetto, in quella scia colorata, vive ancora lo spirito indomito del loro primo comandante. Se questa storia ti ha emozionato, iscriviti al canale per non perdere altri racconti di eroi italiani. E facci sapere nei commenti qual è il tuo ricordo più bello legato alle frecce tricolori.